Buongiorno amiche ed amici. Oggi vi voglio parlare della Springfield Echelon in calibro 9x19, una nuova pistola polimerica a percussore lanciato. E qui voi direte, caspita che emozione, solo quest'anno ne sono uscite altre 27 di pistole polimeriche. Beh, avete perfettamente ragione. Però dal mio punto di vista la Echelon si distingue perché è una delle pistole polimeriche più complete attualmente disponibili sul mercato. Che cosa significa completa? Significa che la Echelon ha tutte le caratteristiche di una polimerica moderna, con in più qualche interessante aggiunta che vi farò vedere durante il video. Due parole sull'azienda che produce questa pistola. Nonostante il nome, la Echelon viene prodotta in Croazia dalla HS, azienda che è diventata molto famosa grazie alle ottime pistole della serie XD. Prima di avvicinare la telecamera, volevo ricordarvi di iscrivervi al nostro canale e magari anche di condividere il video. A voi non costa niente, però mi aiuta molto. Detto questo, possiamo cominciare. La Springfield Echelon che ho qui per voi oggi è la versione full size, cioè la versione diciamo di dimensioni standard con canna da 4 pollici e mezzo. La pistola però è disponibile anche in versione compatta con canna da 4 pollici. Si possono poi scegliere un bel po' di optional, ad esempio si può avere la sicura manuale esterna, la canna compensata oppure la canna filettata. Questa versione costa di listino 849 euro ed è stata classificata come arma sportiva. Il carrello è dotato di fresature di presa posteriori e anteriori. Le fresature sono molto profonde, quindi funzionano davvero alla grande. Sulla parte finale del carrello abbiamo due rigonfiamenti che migliorano ulteriormente la presa. HS ha pensato agli operatori supertattici che operano operativamente in contesti operativi. Sul carrello infatti abbiamo dei tagli che sono fatti apposta per fare i press check, cioè per controllare la presenza di un colpo nella camera di scoppio. Il carrello ha subito un trattamento Melonite, cioè una specie di nitrurazione che aumenta sia la resistenza alla ruggine sia la durezza del metallo. Anche la canna è protetta con un trattamento Melonite. Gli organi di mira sono in acciaio e sono un mirino frontale con inserto al trizio visibile anche al buio e una tacca di mira a forma di U. Se questa tacca di mira non vi piace, potete scegliere anche una tacca con due pallini, sempre con inserti al trizio. La tacca di mira si può utilizzare come punto d'appoggio per scarrellare l'arma con una mano sola. La caratteristica più innovativa della pistola è il sistema per montare il punto rosso. Per capire perché questa caratteristica è così interessante, vi devo dire due parole sull'argomento pistole e punti rossi. I micropunti rossi non utilizzano uno standard univoco di montaggio. Alcuni infatti seguono l'impronta del Trigicon RMR, mentre altri utilizzano l'impronta del Leupold Delta Point, eccetera eccetera. Per questo motivo le aziende principalmente utilizzano due sistemi per montare il punto rosso sul carrello delle loro pistole. Alcune, come Glock, usano un sistema con delle piastrine intercambiabili che si fissano su una fresatura praticata sul carrello. Altre invece utilizzano una fresatura specifica per una determinata tipologia di punti rossi. Ad esempio si avrà un carrello compatibile con tutti i punti rossi che seguono l'impronta del Leupold Delta Point. Il vantaggio del sistema a piastrine intercambiabili è ovviamente la versatilità. Sullo stesso carrello infatti si potranno montare una varietà di punti rossi che seguono impronte differenti. Lo svantaggio invece riguarda il fatto che le piastrine molto spesso sono piuttosto sottili, quindi si possono rompere con l'uso intensivo e inoltre forniscono poca filettatura alla vite che blocca il punto rosso. Un altro svantaggio riguarda il fatto che le piastrine sollevano leggermente il punto rosso, quindi per riuscire a collimare le mire metalliche con la finestra del punto rosso bisognerà comprare delle mire rialzate. Il vantaggio dei carrelli con fresatura specifica è la solidità. Infatti il punto rosso si attacca direttamente al carrello e non ci sono piastrine che si possono rompere.
Lo svantaggio invece è che si potrà utilizzare solamente una determinata tipologia di punti rossi con una specifica impronta. Quindi se il mio carrello è fresato per l'impronta del Leupold Delta Point, non potrò utilizzare tutti i punti rossi che usano l'impronta del Trigicon RMR. Il sistema progettato da HS unisce la versatilità di un sistema a piastrine intercambiabili con la solidità di un sistema con fresatura specifica. Vi spiego come funziona la faccenda. Sul carrello abbiamo una fresatura in cui si possono inserire dei pioli intercambiabili. Grazie a questi pioli possiamo montare direttamente sul carrello, senza bisogno di piastrine, tutti i punti rossi che usano l'impronta dello Shield, dell'RMR o del Delta Point. In più possiamo collimare gli organi di mira di fabbrica attraverso il punto rosso, quindi non c'è bisogno di comprare organi di mira rialzati. Rispetto ai sistemi tradizionali, il sistema dell'HS migliora anche la stabilità dell'ottica. I pioli infatti hanno un design autobloccante, quindi quando stringiamo le viti del punto rosso, i pioli ruotano leggermente e in pratica afferrano la superficie interna dell'ottica. In questo modo si elimina qualsiasi tipo di movimento laterale, anche in caso di urti molto forti. La confezione include tutto necessario per montare un'ottica. Abbiamo infatti diversi set di pioli e un bel po' di viti. Quando l'ottica non è in uso, la fresatura viene coperta da questa piastrina. L'ergonomia del fusto è davvero eccellente. Almeno nel mio caso, infatti, la pistola calza letteralmente come un guanto. In più abbiamo tutta una serie di superfici antiscivolo che bloccano la mano anche quando è bagnata. Come vedete le superfici sono sulla parte frontale dell'impugnatura, sul dorsalino e anche sotto il ponticello e davanti. Non contenta, HS ha aggiunto anche delle superfici antiscivolo sui lati del caricatore, quindi lo si può afferrare e strappare se rimane bloccato dentro il bocchettone. Su entrambi i lati del fusto abbiamo due appoggi per il pollice che aiutano a controllare il rilevamento durante il tiro. Alla base del ponticello abbiamo questo taglio che ci permette di avere un'impugnatura più alta e confortevole. Sotto la canna non poteva mancare una slitta Picatinny a 4 slot per montare accessori come torce oppure laser. I controlli sono completamente ambidestri, quindi il pulsante di sgancio caricatore e l'hold open sono presenti su entrambi i lati della pistola. Il pulsante di sgancio caricatore è protetto da questa costolatura che impedisce l'attivazione accidentale in caso di cadute o d'urti. L'hold open a basso profilo non dà alcun fastidio quando si impugna l'arma, però allo stesso tempo è molto facile da attivare. Come la P320 e la APX, anche la Echelon utilizza un fusto modulare. Come vedete infatti, sulla parte destra del fusto abbiamo questa finestra che ci permette di leggere la matricola riportata sul pacchetto di scatto estraibile. Visto che la matricola si trova sul pacchetto di scatto, il fusto è un semplice pezzo di plastica che può essere sostituito a piacimento. Il grilletto ha un profilo piatto e come vedete è presente la classica sicura in stile Glock che impedisce al grilletto di arretrare per inerzia. Lo scatto è molto buono ma non eccezionale. Abbiamo un po' di precorsa, poi arriviamo al muro che è molto ben definito e lo sgancio è abbastanza leggero e molto netto. Vediamo il reset. Come vedete è piuttosto breve. I caricatori sono in metallo. Quello standard ha una capacità di 17 colpi. La confezione però include anche un caricatore con fondello maggiorato che porta la capacità a 20 colpi. La pistola utilizza una chiusura Browning modificata. Rispetto ad altre pistole che utilizzano lo stesso sistema, la fluidità del carrello è eccezionale. Inoltre, il gioco tra il fusto e il carrello è davvero minimo. Lo smontaggio è semplicissimo e a prova di idiota. La pistola infatti vi obbliga praticamente a fare tutti i controlli di sicurezza prima di poterla smontare. Inoltre non è neanche necessario premere il grilletto.
Quindi, per prima cosa, togliamo il caricatore. Poi controlliamo la presenza di un colpo nella camera di scoppio e blocchiamo il carrello in apertura. Ora ruotiamo verso il basso il chiavistello di smontaggio e separiamo il carrello dal fusto. Tiriamo fuori la molla di recupero e poi la canna. Al contrario della Glock, la Echelon utilizza uno scatto in singola azione. Abbiamo però tutta una serie di accorgimenti meccanici che rendono la pistola perfettamente sicura. Prima di tutto abbiamo un secondo dente di aggancio per il percussore. Questo qui è quello primario. Quindi se il dente primario dovesse mai perdere controllo del percussore, il percussore verrà intercettato dal dente secondario. Nel carrello poi abbiamo una sicura al percussore che impedisce al percussore di avanzare se il grilletto non viene premuto. Il meccanismo che ci permette di smontare la pistola senza premere il grilletto è concettualmente simile a quello della P320. Vi faccio vedere come funziona. Sulla parte sinistra del pacchetto di scatto abbiamo una leva che è collegata al dente di aggancio del percussore. Quando il chiavistello di smontaggio è in posizione di fuoco, la leva si incastra all'interno di uno scasso praticato nel chiavistello. Quando ruotiamo il chiavistello in posizione di smontaggio, la leva viene spinta all'indietro. Quando la leva viene spinta all'indietro, il dente di aggancio del percussore si abbassa. Vi faccio vedere. Adesso sto ruotando la leva. Visto? Il dente si è abbassato e questo è quello che ci permette di smontare la pistola senza premere il grilletto. Quando poi rimettiamo il chiavistello in posizione di fuoco, il dente si rialza. La procedura per togliere il pacchetto di scatto è simile a quella della P320, quindi non è necessario utilizzare cacciaspine, cacciaviti o altri utensili. Vi spiego brevemente come si fa. Prima di tutto bisogna togliere il chiavistello di smontaggio, poi si sollevano le leve dell'hold open e intanto si spinge in avanti il pacchetto di scatto. Per ultima cosa poi si afferra la parte posteriore del pacchetto e si sfila il tutto. Il pacchetto di scatto va spinto in avanti perché HS ha aggiunto delle alette di bloccaggio nella parte frontale del pacchetto, qui più o meno. Quindi per togliere il pacchetto bisogna prima sfilare queste alette. Con la pistola smontata possiamo sostituire il dorsalino. La confezione ne include 3. Abbiamo medio, piccolo e grande. Per togliere il dorsalino bisogna infilare un dito nel bocchettone, premere questo pulsante e sfilare il dorsalino. L'asta di bloccaggio del dorsalino può anche essere utilizzata come cacciaspine. Possiamo rimontare la pistola. Prendiamo il carrello e inseriamo la canna. Poi mettiamo la molla di recupero. Inseriamo il carrello nelle guide del fusto. Poi lo facciamo arretrare e lo blocchiamo in apertura. Per ultima cosa giriamo il chiavistello. La pistola viene venduta con un pratico borsello per il trasporto. Bene amici, siamo arrivati al momento delle considerazioni finali. Per adesso ho sparato solamente 100 colpi con la mia Echelon, quindi è troppo presto per dare un giudizio definitivo, però diciamo che posso darvi un giudizio preliminare. Cominciamo dall'affidabilità. 100 colpi, 0 problemi, quindi possiamo passare oltre. Precisione. Le rosate che state vedendo sono state fatte a 25 metri di distanza mentre stavo tarando il punto rosso. Le rosate sono state ottenute con il fondello del caricatore appoggiato al bancone e nessun supporto frontale. Per i miei standard mi ritengo perfettamente soddisfatto, specialmente considerando che questi erano letteralmente i primi colpi che sparavo con la Echelon. Anche durante il tiro rapido la pistola si è comportata molto bene, in particolar modo ho notato che il rilevamento è minimo.
Secondo me non tanto per una motivazione meccanica, quanto per l'ottimo design dell'impugnatura, che incoraggia una corretta presa sull'arma. Mi sono piaciuti molto i due appoggi laterali per il pollice che ci sono sul fusto. Questi appoggi infatti funzionano come dei gas pedal che aiutano a mitigare il rilevamento. La caratteristica che in assoluto mi è piaciuta di più è il sistema di montaggio delle ottiche. Io infatti sono un mercenario e quindi mi piace comprare e vendere le ottiche e provare tanti modelli diversi. Quindi il sistema della Echelon è perfetto per le mie esigenze. Considerando la fascia di prezzo poi, la Echelon offre davvero tante caratteristiche interessanti, unite a una qualità costruttiva davvero ottima. In conclusione, quindi, vale il discorso che vi ho fatto all'inizio del video, cioè secondo me la Echelon è attualmente la pistola polimerica a percussore lanciato più completa che c'è sul mercato. Facciamo un rapido confronto con la sua concorrente più famosa, cioè la Glock 17 di quinta generazione. Volete uno scatto bello come quello della Echelon? Dovete sostituire lo scatto di fabbrica. Volete delle mire in acciaio con riferimenti al trizio? Dovete comprarle a parte. Volete montare un'ottica? Dovete comprare il modello MOS. Volete avere la possibilità di collimare gli organi di mira attraverso la finestra dell'ottica? Dovete comprare delle mire rialzate. Volete un'impugnatura ergonomica come quella della Echelon? Dovete modificare l'impugnatura originale. Volete un fusto modulare? Non potete averlo. Beh, insomma, mi sembra di essere stato abbastanza chiaro. In conclusione, quindi, se state cercando una pistola polimerica a percussore lanciato, io vi consiglio caldamente di dare un'occhiata alla Echelon. Speriamo che il nostro video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace, se non vi è piaciuto lasciate un non mi piace, se invece i vostri sentimenti sono più complicati da esprimere lasciate un commento. Non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale e magari anche di condividere il video. Nella descrizione trovate i link per seguirci su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo alla prossima!